Antonietta Bernardoni, ciclostilati ad alta voce. Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Responsabilità collettive connesse con il destino individuale dei cosiddetti handicappati psichici. Lettera aperta ai partecipanti al 10° convegno dei sindaci delle grandi città del mondo. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni. Luogo e data: Torino 13-14 aprile. Milano 15-17 aprile 1981. Come medico che ormai da 30 anni si occupa delle responsabilità collettive connesse con il destino individuale di soggetti considerati malati mentali o handicappati psichici, desidererei rivolgere a tutti i partecipanti a questo convegno, specie sindaci ed amministratori, alcune domande. Primo, lei pensa che i cittadini devono essere considerati, almeno potenzialmente, capaci di dirigere la propria vita, capaci cioè di tener conto di sé e degli altri, sia a breve sia a lunga scadenza? 2. Che cosa si aspetta lei come amministratore da un intervento delle cosiddette scienze della psiche? 3. Lei considera tali scienze come scienze reali, atte a fornire un valido aiuto per risolvere le difficoltà di vita e di rapporti interpersonali che si fanno sentire con particolare impellenza nelle grandi metropoli? 4. Lei crede che gli amministratori di una città, qualora riuscissero ad adottare tutte le misure, anche le più costose, a favore dei portatori di handicap fisici, avrebbero compiuto il loro dovere nei confronti dei cittadini che soffrono per mancanza di solidarietà e per insufficienza di rapporti interpersonali, spesso fino al punto di essere considerati malati mentali o handicappati psichici? Prendere misure che favoriscono la comprensione e l'incontro fra cittadini non è forse altrettanto importante quanto abolire una scalinata o qualunque altra barriera architettonica? Quali misure le sembrano necessarie per l'abolizione delle barriere che vengono erette fra le persone da pregiudizi e dalla impossibilità concreta di incontri reali? La mia esperienza di medico e di cittadino mi ha da gran tempo portata alla convinzione che effetti concreti estremamente svantaggiosi alla cittadinanza derivano dalla attività di amministratori che siano convinti che i conflitti interpersonali sono inerenti alla personalità del singolo individualisticamente intesa, motivo per cui tali conflitti vengono erroneamente ritenuti di competenza di tecnici della psiche, considerata come un'entità a sé stante che possiede strutture autonome, obbedienti a proprie leggi specifiche, non accessibili alle capacità e all'attività né del soggetto né dell'ambiente circostante. È ormai ora che tutti i cittadini, in particolare gli amministratori che sono stati investiti della fiducia di tanti loro concittadini, si rendano conto fino in fondo che ricorrere alla psichiatria per risolvere problemi personali e interpersonali o anche soltanto evitare di prendere in considerazione il problema della psichiatrizzazione di problemi umani e sociali equivale a ricorrere all'uso di una droga. Cos'è infatti una droga? Una droga è una falsa soluzione immediata a problemi che da tale ricorso risulteranno invece aggravati non appena cessato l'effetto della droga stessa. La psichiatria è una droga che deresponsabilizza sia il soggetto che presenta difficoltà di vita e di rapporti interpersonali, sia gli amministratori che sono tenuti ad aiutarlo a trovare una soluzione non illusoria, ma concreta, al superamento, nella realtà, di tali difficoltà. L'amministratore che vede nella psichiatria un aiuto valido, qualunque siano le sue illusioni a proposito di se stesso e della propria attività, non fa altro che contribuire all'esclusione, alla disuguaglianza fra cittadini, alla creazione di handicappati psichici, alla formazione nella sua città di ghetti, al rafforzamento dei conflitti interpersonali, razziali, eccetera.
La mia esperienza terapeutica, che dura ormai da 30 anni, mi autorizza ad affermare che le difficoltà di rapporto interpersonale si risolvono non facendo ricorso alla psichiatria falsa scienza che crea o aggrava handicap psichici. Si risolvono bensì attraverso la ricerca e la pratica concreta di una solidarietà intelligente, continuativa, individualizzata e collettiva al tempo stesso, nonché attraverso la presa di coscienza di come i cittadini collegati possono agire sulle situazioni concrete in modo da trasformare le situazioni escludenti, umilianti, svalorizzanti, psichiatrizzanti in situazioni favorevoli alla crescita di ciascuno e quindi alla crescita della società nel suo complesso. Stamattina il ministro Agnasi, insieme ad una serie di proposte tutte estremamente utili e concrete, ha anche invitato gli amministratori a favorire lo sport per gli handicappati fisici. Noi desideriamo affiancare la sua proposta con un'analoga proposta per quanto si riferisce a quel particolare sport che i fautori di una psiche inesistente, ai danni di un cervello concreto, si ritengono tutti quanti incapaci di esercitare: lo sport di pensare con la propria testa. Le false scienze di una psiche inesistente hanno infatti colonizzato a tal punto le ideologie contemporanee da rendere necessario uno sforzo attivo affinché gli uomini e le donne del nostro tempo non si dimentichino di avere un cervello in quanto spaventati da una falsa psiche, la quale, secondo i tecnici dell'asservimento e della delega, ci dominerebbe e quindi ci renderebbe incapaci di pensare senza l'aiuto dei tecnici. Per evitare di continuare a creare artificialmente, per ignoranza e disinformazione, degli handicappati psichici, rivolgendoci alla psichiatria per situazioni che devono venir risolte esclusivamente attraverso una solidarietà intelligente e concreta, dobbiamo smettere di credere ad un fantasma inesistente, come la psiche. Credere nella psiche produce l'effetto di ostacolare il funzionamento dell'organo deputato alla trasformazione e alla conoscenza del mondo esterno e della nostra personalità, il cervello. Per i credenti, siano essi cristiani o islamici, il concetto di anima riveste una funzione personalizzante, unificante, valorizzante, che è incompatibile e antagonistica con il concetto falso e deresponsabilizzante di psiche. L'insorgenza o l'aggravamento dell'handicap cosiddetto psichico è sempre parzialmente frutto di precise responsabilità dell'ambiente circostante, anche quando alle basi delle difficoltà di apprendimento del soggetto ci siano delle alterazioni organiche, quali ad esempio difetti enzimatici. Gli amministratori devono prendere coscienza di tale fatto se vogliono cessare di essere corresponsabili dell'insorgenza o dell'aggravamento ad opera della psichiatria di difficoltà erroneamente definite psichiche, difficoltà che possono venir superate solo attraverso la promozione della solidarietà e della fiducia nelle capacità degli uomini. Per collegamenti ed informazioni scrivere a Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, 411, Modena. 15 aprile 1981. Modena. Proposta di mozione. Si afferma la necessità di distinguere fra handicaps fisici e sensoriali o obiettivamente valutabili e handicaps cosiddetti psichici, per i quali la valutazione è quanto mai aleatoria, soggettiva, discutibile, anche in rapporto alla crisi che attualmente coinvolge psichiatria, psicanalisi, psicologia, nonché il concetto stesso di psiche. Si richiama l'attenzione degli amministratori sulle responsabilità collettive connesse con il destino individuale dei cosiddetti handicappati psichici, la situazione di vita dei quali è resa più difficile dal ricorso alle false scienze della psiche che perseguono la psichiatrizzazione di problemi umani e sociali, che vanno invece risolti attraverso la solidarietà intelligente e concreta e la fiducia negli uomini e nella loro capacità di dirigere la propria vita, tenendo conto di sé e degli altri, sia a breve sia a lunga scadenza. Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, Modena. Ciclostilato presso Laura Barbieri, Viale Crispi, Modena. Modena, 15 aprile 1981. Recommandation de l'actività thérapeutica populaire aux délégués participant à la 10e conférence des maires des grandes villes du monde. Le groupe Actività Therapeutica Populaire affirme la nécessité de distinguer entre handicap physique et sensoriel, ou en tout cas objectivement évaluable, d'une part, et handicap psychique de l'autre,
Pour ces derniers, en effet, l'évaluation est des plus aléatoires, des plus subjectives, des plus discutables, compte tenu également de la crise que subissent actuellement la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie, voire la conception de psychisme. Le groupe attire l'attention des administrateurs sur les responsabilités collectives se rattachant à la destinée individuelle des handicapés psychiques dont la situation d'existence est rendue plus difficile par le recours aux fausses sciences du psychisme qui visent la psychiatrisation des problèmes humains et sociaux au lieu d'envisager leur résolution par la solidarité intelligente et concrète ou par la confiance accordée aux êtres humains eux-mêmes et à leur capacité d'orienter leur propre existence en tenant compte de leur personnalité et de celle d'autrui à brève et à longue échéance. Pour le groupe, Antonietta Bernardoni, Viale Crispi, Modène, Italie. Pour tout contact avec le groupe Actività Terapeutica Populaire, les intéressés pourront se rendre au salon du premier étage jusqu'à 13h30.